Cosa può succedere al tuo organismo se smetti di mangiare zucchero per 2 settimane? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e oggi vedremo insieme 8 benefici che possiamo ottenere dall'abbandono dello zucchero. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Iniziamo subito con la prima motivazione per la quale reputo sia fondamentale eliminare lo zucchero dalla nostra alimentazione, ovvero la diminuzione dell'infiammazione. Quando si parla di infiammazione si fa riferimento a tantissime problematiche, malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative, eccetera. Il nostro corpo, quando si abitua a ricevere costantemente zucchero, lo converte in energia, ma questo è un problema. È un problema perché non riuscirà mai a convertire il grasso che abbiamo in corpo in energia. Di conseguenza saremo sempre più infiammati, dato che il grasso genera infiammazione. Invece, dopo l'eliminazione dello zucchero, il nostro corpo ristabilirà l'equilibrio, convertendo i grassi in energia. Ci si potrebbe sentire infiammati per alcuni giorni quando verrà eliminato lo zucchero, perché il corpo deve abituarsi al cambiamento, ma dopo questo processo i benefici saranno evidenti. Andiamo ora alla motivazione numero 2. Noteremo un miglioramento delle condizioni del nostro fegato. Una delle silenti problematiche spesso sottovalutate è il fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica. Fattori di rischio importanti per la steatosi epatica sono l'obesità e il diabete. Come dicevo prima, il corpo, se si abitua allo zucchero, cerca di utilizzare quello come energia, non coinvolgendo i grassi presenti nel corpo. Il problema è che un accumulo di grassi è dannoso, specie in alcune aree come il fegato. Eliminando lo zucchero, dunque, potremo utilizzare il grasso in eccesso presente anche nel fegato come carburante per il nostro corpo. Questo ci permetterà di ripulire il nostro fegato, organo fondamentale per il nostro benessere. Passiamo ora al motivo numero 3, perdita di grasso e liquidi in eccesso. Dopo aver eliminato gli zuccheri ed aver ripulito il fegato, ci sarà un notevole sgonfiamento della pancia in eccesso, ma non solo. Noteremo una perdita di grasso e liquidi. Innanzitutto vi sarà una perdita di acqua, poi in seguito inizierà un percorso di perdita di grassi davvero notevole. Quindi, se stai cercando di perdere un po' di massa grassa, questa è un'altra motivazione per escludere lo zucchero dalla tua alimentazione. Il nostro corpo trattiene davvero tanti liquidi e uno dei metodi per risolvere questa problematica è l'eliminazione degli zuccheri. Anche l'eliminazione del sale raffinato, come visto in passato, può aiutarci in questo. Andiamo oltre. Motivo numero 4. L'aumento dei livelli di testosterone. Il consumo smodato di zucchero negli uomini porta a bassi livelli di testosterone. Le problematiche causate da un basso livello di testosterone puoi immaginare quante possano essere. Una delle cause di tutto ciò dipende dall'insulina. Quando l'insulina aumenta, il testosterone diminuisce. Se non ti avevo convinto con le prime motivazioni, magari questa può essere più efficace. Passiamo ora al motivo numero 5, il miglioramento della pelle. Un altro vantaggio che si ottiene abbandonando lo zucchero è soffrire molto meno di acne. Questo può essere un aiuto sia per gli adolescenti che per gli adulti. La pelle avrà inoltre una lucentezza maggiore, preservando il collagene presente nel corpo. Infatti, quando le molecole di zucchero si legano al collagene, ne alterano la funzionalità. Lo zucchero è dunque un potente acceleratore dell'invecchiamento cutaneo. Proseguiamo con la motivazione numero 6, minor desiderio di consumare zucchero. Si tratta della stessa cosa che accade con il sale. Il nostro palato è diabolico, fa fatica a disabituarsi a dei gusti goduriosi come il dolce e il salato, ma il nostro organismo è una macchina perfetta. Mediamente dopo 14 giorni senza l'assunzione di sale e zucchero, il nostro corpo ci ricorda qual è la vera modalità di alimentarsi.
Parlando dello zucchero, ogni volta che lo assumiamo, nel nostro corpo vi è una forte scarica di insulina che crea una condizione chiamata ipoglicemia. Essa a sua volta genera il desiderio di consumare ulteriore zucchero. Lo zucchero crea assuefazione, per questo motivo eliminarlo ci permetterà di non avere costantemente voglia di assumerlo. Passiamo ora alla motivazione numero 7, minor senso di fame. Per chi non ha mai provato ad eliminare qualsiasi tipo di zucchero dalla propria dieta per almeno 14 giorni, questo punto sembrerà difficile da capire. Il motivo principale che ci porta a voler mangiare costantemente è lo zucchero. Non appena si abbandona questa dipendenza si hanno meno crisi di fame ed è molto più semplice addirittura fare un digiuno, che sia intermittente o no è indifferente. Quello che ho spiegato brevemente è ciò che viene riconosciuto con il termine di insulinoresistenza. Eliminando lo zucchero si stabilizzano i suoi livelli nel sangue e solo in questa maniera le nostre cellule possono essere alimentate come si deve. Il corpo inizierà infatti ad assorbire meglio tutti i nutrienti. Al motivo numero 8 troviamo un fattore importantissimo, la fatica. Quante volte dopo aver assunto zucchero ti sei sentito fiacco? Sto parlando non solo di una fetta di torta, ma anche dopo aver mangiato un piatto di pasta o un bel panino farcito. Stai per rientrare a lavoro, ma sei fiacco e meno concentrato. Hai mai analizzato se ti capita la stessa cosa quando mangi un'insalata, delle uova o del salmone, giusto per fare alcuni esempi? La risposta è semplice, non accade. Lo zucchero e tutto ciò che il nostro corpo legge come zucchero ci rende stanchi ed annebbiati. Per questo motivo, dopo un pasto, la maggior parte delle persone ricorre al caffè per sentirsi sveglia, aggiungendo un altro alimento negativo nella propria tabella alimentare. Eliminando lo zucchero dalla tua dieta, riuscirai ad escludere dunque 2 alimenti tossici per il tuo benessere in un colpo solo e ti renderai conto che la fatica sarà solamente un lontano ricordo. Chiudiamo con una motivazione bonus, il numero 9, il miglioramento dell'umore. Oltre alla riduzione della fatica, vi sarà in aggiunta un miglioramento dell'umore, grazie all'eliminazione di uno degli alimenti più disfunzionali presenti. Molti alimenti modificano l'umore delle persone. Mangiare una bella pizza sicuramente ci porterà gioia in quel momento, portandoci però sconforto quando saremo in astinenza da essa. Stesso ragionamento vale per una torta. A distanza di qualche ora dalla sua assunzione, non è raro avere sbalzi d'umore, mal di testa o irritabilità a causa degli effetti dell'insulina sull'organismo. Eliminare lo zucchero quindi ci renderà meno stressati e più calmi. Oggi abbiamo analizzato solo alcune delle motivazioni per cui potresti provare ad eliminare lo zucchero, almeno per 14 giorni consecutivi. Se vuoi conoscere ulteriori informazioni, ti ricordo che in passato ho realizzato un contenuto più specifico riguardante lo zucchero. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.